Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Oggi video velocissimo, tant'è vero che lo sto girando con la mia GoPro. Velocissimo ma sicuramente interessante perché oggi parliamo di uno dei fotografi più apprezzati a livello internazionale e forse il mio preferito. Infatti parlo di Fanon. Ho deciso di girare questo video perché finalmente, dopo mesi e mesi, e vi assicuro tanto tempo ho dovuto aspettare per avere il suo libro, che è questo qua, che è Hong Kong Yesterday. Ehm, Finalmente, dopo quasi un anno di attesa, l'ho ritrovato disponibile su Amazon e l'ho acquistato immediatamente perché è un libro che secondo me non può mancare nella libreria di uno street photographer. Fanon va assolutamente studiato, va assolutamente visto, un suo libro almeno va tenuto. Vi dicevo che ho dovuto aspettare tanto tempo, vi lascio anche il link in descrizione se volete acquistarlo e vi esorto a farlo perché è veramente un fotografo eccezionale. È il mio preferito, ma tra poco vi dirò quali sono le caratteristiche di questo fotografo, del suo tipo di fotografia. Intanto vi do qualche informazione sulla sua vita. È nato nel 1931 a Shanghai, quindi è un fotografo e regista cinese. Nel 1948 si trasferisce ad Hong Kong dove lì ha la sua maggior produzione fotografica. Infatti fotografa la Hong Kong degli anni 50 e 60, quindi veramente foto bellissime, sbalorditive. È scomparso poi nel 2016, quindi non molto tempo fa. Riguardo le caratteristiche delle sue foto, dobbiamo subito dire che sono molto particolari. Infatti, egli fotografa la Hong Kong degli anni 50 e 60, abbiamo detto, ma non riprende la vita tumultuosa di quel tempo. Dovete pensare che in quel periodo la città vive un periodo molto caotico, è sconvolta anche da problemi politici, soprattutto della Cina, del Giappone, e quindi c'è un riversamento di gente nella città, quindi diventa veramente una metropoli iperaffollata. Però Fanon riesce a rappresentare scene isolate con personaggi singoli, al massimo ne mette due nelle sue foto e sono caratteristiche perché egli gestisce molto bene la luce, dà dei contrasti particolari, va ricercando delle geometrie particolari. Questi soggetti presi in situazioni di vita quotidiana vengono inseriti in un contesto particolare, nel senso che egli sfrutta tanto la luce tropicale della città ovviamente, ma anche l'ambientazione. Se pensate che essendo appunto una città tropicale abbiamo queste scene surreali con l'umidità, questa nebbia quasi costante e quindi risaltano nelle sue foto che diventano veramente surreali e bellissime. Quello che a me piace di più della fotografia di Fanon è la tecnica che egli adopera. Infatti egli stesso dice che prima bisogna trovare la location giusta, la location ideale e lui da regista qual era, riusciva a trovare un luogo che fosse giusto a livello di luce, di forme, di geometrie e lì si appostava, aspettava il passaggio del soggetto ideale. Però nel momento in cui passavano questi soggetti, lui dice bisogna aspettare il soggetto ideale perché bisogna cogliere l'attimo in cui lo spirito, l'essenza del soggetto si rivelano. Inoltre bisogna anche dire che lui ha scattato praticamente tutto in bianco e nero, scattava con una Rolleiflex e la scelta del bianco e nero è giustificata da lui stesso. Lui infatti ci dice il bianco e nero riesce a tenere meglio sotto controllo le sue emozioni, queste sono proprio le sue parole, e i risultati sono surreali e semi-astratti.
Infine dice sul bianco e nero che mi piaceva quella distanza non troppo vicina né troppo lontana, e questo appunto dava alle sue foto quell'aspetto surreale e semi-astratto che egli stesso andava ricercando. Il libro, come vi ho detto, è fenomenale, è veramente qualcosa di eccezionale, e le foto, beh, sono superlative, veramente è un fotografo che amo perché mi piace proprio il suo minimalismo, la gestione che ha della luce, ragazzi, è veramente incredibile, non ha uguali secondo me quasi. E questo secondo me è un po' derivante dal suo background da regista. Lui è un po' una via di mezzo tra un regista, un direttore della fotografia, uno sceneggiatore, e, è stato anche un attore nei suoi film, quindi veramente un artista completo e con la fotografia raggiunge il suo massimo apice, secondo me, artistico. Quindi ragazzi, guardatevi Fanò, se non lo conoscete, guardatevi un po' delle sue foto, compratevi i suoi libri perché veramente meritano, è difficile trovarli in Europa, adesso forse c'è stata una nuova ristampa, tant'è vero che vi dico dopo un anno finalmente era di nuovo disponibile, non aspettate ad acquistarlo, prendetelo subito prima per non fare come è successo a me di aspettare tanto tempo per avere nella vostra libreria un libro veramente eccezionale come questo, che è Hong Kong Yesterday, è uno dei 3 o 4 libri fotografici che sono stati scritti e stampati su Fanhou. Spero che vengano fuori anche gli altri qui in Europa, che vengano pubblicati perché li comprerò tutti. E quindi non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video che vi anticipo già sarà sulla stampa fotografica. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima, rimanete sempre collegati qui sul canale di Street Level Photography e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao ragazzi e a presto!